Ultima settimana, ultimo weekend e ultime news di questo 2025 che, come vedremo fra poco, ha ancora qualcosina da offrire. Prima di cominciare, ragazzi, devo chiedere scusa a voi se non sarò contento e super entusiasta come al solito, ma sto attraversando una fine d'anno piuttosto complicata e difficile. Per chi è sul gruppo Telegram già sa, quindi grazie a tutti i ragazzi, e devo chiedere scusa anche a Hot Toys, che negli ultimi mesi ho martellato come non ci fosse un domani, ho criticato in tutti i modi, ma per questa settimana devo dire che un pochino mi ha sorpreso con un pezzo che vedremo tra un istante, che spero non sia l'ultimo di questo 2025, però comunque devo dire che finalmente sembra essersi svegliata e spero che continui su questa linea. Adesso, ragazzi, tuffiamoci subito nel vivo, come al solito, con i rilasci di Hot Toys, una rapida carrellata come al solito, niente di che. È stata rilasciata sul fronte Marvel X-23 da Deadpool e Wolverine, un pezzo che reputo essere fatto abbastanza bene, non l'ho preordinata, ma è molto interessante, sicuramente qualcuno di voi l'ha presa, quindi fatemi sapere poi che cosa ne pensate. Sempre sul fronte Marvel, ma stavolta spostandoci sul buon vecchio Endgame, è finalmente stato rilasciato anche l'Iron Spider, in versione sia standard che artisan, credo una delle artisan più inutili che sia stata rilasciata da Hot Toys, con questo capello corto abbastanza interessante, sì, ma secondo me piuttosto marginale. Bello l'effetto dei LED che vanno ad illuminare la maschera di Spidey, bella nel complesso. Anche questa io non l'ho presa, ultimamente mi sto distaccando un pochino dagli Spider-Man perché mi hanno deluso in alcune circostanze, però comunque, come vedete da queste fotoblogger meravigliose, è un bel pezzo che secondo me merita di essere aggiunto alla collezione, magari ci farò un pensierino in futuro. Spostandoci sempre su Hot Toys, ma sul fronte Star Wars, questa volta è stato rilasciato in anticipo K2SO, di cui sono veramente molto felice, e doveva essere rilasciato, se non mi sbaglio, verso il giugno, luglio o comunque verso la primavera-estate del 2026, invece è stato anticipato ed è stato rilasciato questa settimana. Un gran bel pezzo da affiancare a Cassian Andor, che è stato annunciato insieme a questo K2SO, ma di cui ancora non si sa nulla. Spero che venga rilasciato anche lui il prima possibile per andare a ricreare la coppia. Rimanendo sempre su Star Wars, ma stavolta andando su episodio 5, anche il tanto atteso, almeno per quanto mi riguarda, Chewbacca con il buon C-3PO a pezzi è stato rilasciato e ha destato non poche polemiche che mi sento di abbracciare in toto, perché ancora una volta, secondo me, Hot Toys non riesce a cogliere l'espressione e la somiglianza di Chewbacca, soprattutto da quello di episodio 5. Se riuscirò vi farò vedere qui a schermo un rapido confronto con quello che è il Chewbacca di episodio 5 tratto dal film e questo, e ancora secondo me non ci siamo. È sicuramente migliorato rispetto all'unico Chewbacca che è stato rilasciato da Hot Toys, che è quello che ho tra l'altro anche in collezione di episodio 4, migliorato sostanzialmente, ma comunque ancora non ci siamo. Quindi non mi sento di dire che sarà il Chewbacca definitivo, ma prima di giudicarlo definitivamente, insomma, ecco qui per esempio abbiamo una foto qui tra i commenti, vi vedete che comunque siamo ancora parecchio lontani, ma lo vedremo sul canale quando arriverà qui in Italia. L'ho preordinato ovviamente e quindi, ragazzi, aspettatevi un unboxing con recensione sul canale. Ora è stato rilasciato anche il buon Beetlejuice da Beetlejuice, anche questo secondo me è un pezzo straordinario e non so se sono state rispettate le aspettative di molti, perché qualcuno già mi ha riferito che lo trova diverso rispetto al prototipo, forse un piccolo downgrade. Io sono onesto, ragazzi, non ricordo benissimo quale fosse la qualità effettiva del pezzo che è stato mostrato in preordine, ma io mi trovo sempre abbastanza in linea con questa cosa. Quindi, secondo me, un bel pezzo per chi ha visto il film, per chi ama Beetlejuice, tanti gli accessori, buona la qualità dello sculpt, buona anche
la differenziazione degli sculpt, delle espressioni che può assumere Beetlejuice. Quindi ragazzi, anche qui, se qualcuno di voi l'ha preso, io non l'ho preordinato, fatemi sapere perché sono sempre molto curioso di capire come sono questi pezzi che non ho in collezione. Poi Hot Toys la scorsa settimana, forse probabilmente o questa, adesso confondo un attimino i giorni, ha fatto questo annuncio in cui incitava, intanto saluto il buon Riccardo, che ha annunciato appunto che sarebbe stata fatto un grande annuncio per fine anno, per il 2025, per concludere l'anno al meglio secondo loro. Poi, subito dopo, ha fatto un annuncio di cui parleremo tra un istante, che da una parte sono felice se è l'ultimo annuncio del 2025, da un'altra invece mi sarei aspettato qualcosa di diverso, di più, diciamo, utile per tutti quanti, per una fetta di pubblico molto più ampia. Perché? No, qui ho sbagliato, ma è stato annunciato appunto il Batman da Absolute Batman, il fumetto del momento quantomeno sul fronte DC, ed è veramente, secondo me, una madonna. È un Batman meraviglioso, l'abbiamo già visto realizzato da InArt, in un prototipo ancora molto primordiale, chiamiamolo così, ancora non dipinto né niente, e qui Hot Toys batte sul tempo tutti quanti realizzando la sua versione in scala 1:6. È una bella bestia di circa 37 cm di altezza se non mi sbaglio, poi con spuntoni e forse con il cappuccio, insomma, secondo me va a finire anche qualcosina in più dei 37 cm. È un Batman mastodontico, dalle fattezze che devono piacere ovviamente, ma a me piace particolarmente. Adesso vi dirò anche quelli che sono secondo me i difetti. Primo fra tutti quello che questo sciarpa, questa sorta di mantello che gli dà un aspetto ancora più crudo, ancora più cattivo, purtroppo sarà esclusiva della Special Edition che non tutti, soprattutto qui sul fronte europeo e italiano, riusciranno ad accaparrarsi. Come vedete rimane una figata, mi ricorda molto Deku di My Hero Academia, questa roba qui, e gli dà appunto ancora un aspetto ancora più dark, ancora più cattivo, che sono cose caratteristiche proprio di questa versione di Batman. Come vedete molto massiccio, forse troppo in questa circostanza per Hot Toys, ha questa ascia che veramente lo rende super cattivo, e qui vediamo un confronto con il Batman DKR che già era bello grosso di per sé, ma qui come vedete siamo ben oltre, siamo appunto, come dicevo, ecco, come sospettavo, non 37 cm ma 40 cm e mezzo totali. Una bella bestia, e quindi potrebbe essere un problema per quanto mi riguarda l'esposizione, dovrei dargli proprio uno scaffale dedicato per non farlo scomparire magari dietro altre doll, e quindi questo mi mette un po' in dubbio per quanto riguarda il preordine, ma dal punto di vista estetico ragazzi a me piace tantissimo. Non è fedelissimo con quello che si vede nel fumetto, attenzione, come non lo era quel prototipo di InArt 1:12, e si prende un pochino una licenza poetica Hot Toys, però a me, vi dico, esteticamente piace tantissimo. 3 i visi intercambiabili, l'unica cosa che mi fa storcere un po' il naso, ragazzi, vediamo se riesco a beccare una foto in cui ve lo faccio vedere per bene, ecco qui già diciamo si vede un pochino, sono le solite articolazioni in vista delle spalle. E la butto lì. Secondo me il body è un riadattamento del body di Hulk, ok? Ovviamente riadattato, ovviamente con le dovute modifiche, e quindi in questo caso hanno lasciato le braccia, diciamo, staccate dal resto del corpo, che gli dà quel senso un pochino di giocattolone. Avrei gradito un body seamless, invece le articolazioni dei gomiti, se non mi sbaglio, non si vedono, ma quelle delle spalle purtroppo sì. Bello anche il mantello che è articolato, ma non mi piace il fatto che vada a richiamare un pochino, ci saranno sicuramente delle articolazioni, delle sfere per andare a generare il movimento dietro la schiena,
e questa cosa non mi fa proprio impazzire, però mi rendo anche conto che non so come l'avrebbero potuto realizzare diversamente. Tutto è cablato, si può staccare anche, così come avviene nel fumetto, la parte del logo di Batman per essere utilizzato come ascia, e si possono staccare anche le corna le corna e gli spuntoni, insomma, per essere usati come coltelli. Che dire, ragazzi, questo secondo me è un gran bel pezzo, è un Comic Masterpiece 030 e 030B per la versione special, ovviamente 20 punti di snodo. L'uscita è prevista per la fine del 2026, inizio del 2027, quindi bisognerà aspettare ancora un anno. Poi mi piacerebbe parlarne con voi qui sotto nei commenti, perché ho già sentito l'opinione di qualcuno, sembra essere piaciuto molto, ma il fatto che ingombri tanto spazio crea un problema. Però ragazzi, secondo me, ve lo dico, è un pezzo davvero imperdibile, soprattutto se siete amanti del fumetto e se siete amanti di Batman. In art poi, a sorpresa, è venuta fuori con questo preordine di Terminator, che già sapevamo ci sarebbe stato, non ora, ma è stata una bella sorpresa, che tra l'altro il preordine effettivo, quindi ne sapremo il prezzo e tutte le varie specifiche molto più nel dettaglio, è stimato appunto per il 29 di dicembre, purtroppo per voi che state guardando il video, esattamente il giorno prima, quindi ne parleremo magari in modo più dettagliato con le news della prossima settimana, quindi saranno le prime del 2026. Giusto due parole, qualità è quella di In Art, quindi c'è veramente ben poco da dire. Ricordo che appunto è tratto da The Terminator, quindi il primo film. Ci sono alcune foto che mi convincono molto di più, altre invece, ragazzi, sinceramente un po' meno, soprattutto per quanto riguarda il viso, scusate. Non lo so, mi piace molto che ci sia la doppia versione, quindi ci sono due teste, c'è la possibilità di mettere la maglia insanguinata e tutto il resto, quindi si può realizzare sia la versione, come vedete, normale, diciamo clean, che quella battle damage. Però appunto gli unici dubbi, l'unica perplessità che ho è proprio quella a livello del viso. Non lo so ragazzi, non mi convince al 100%, mi rendo conto che quando si tratta di fotorealismo è sempre molto difficile, ci sono sempre opinioni molto contrastanti, quindi sono sempre curioso di sapere la vostra, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Come al solito per la conclusione del video andiamo su ilcolossoinerd.com per dare una sbirciatina su quelle che sono le ultime uscite, le ultime disponibilità sia di preordini che di roba effettivamente disponibile sul sito. Vi segnalo questa NECA di Pennywise, se state guardando Welcome to Derry ragazzi sapete a che cosa mi riferisco, non voglio dire altro, io lo sto guardando e tra l'altro mi sta piacendo anche abbastanza. La Magna Guard di Hot Toys, tratto da Star Wars, da 299 euro, non ne abbiamo parlato ragazzi perché penso che sia un prezzo molto trascurabile. Le nuovissime ristampe, se vogliamo dire, di Bandai SH Figuarts con Dodoria, Zarbon e Bardak, anche se in una versione mai realizzata finora. E poi ragazzi tanta altra roba, tra cui appunto l'Absolute Batman di cui abbiamo appena parlato a 379 euro, un prezzo secondo me più che buono, viste le dimensioni del Batman e tutto il resto. Io mi aspettavo qualcosa sopra i 400, vi devo dire la verità, invece come al solito il Colosso dei Nerd dà grandi soddisfazioni. E poi raga, questa roba di Berserk di cui io mi sto innamorando follemente, a 239 e 329 le varie Masterline del Behelit e della mano di Dio. Ora ragazzi, per questo, anche per oggi è tutto, grazie a chi è arrivato fino in fondo al video, magari se ci siete arrivati ragazzi commentate e ditemelo nei commenti, così mi rendo anche io conto più o meno di quanti arrivano fino in fondo. Vi ringrazio come sempre per il sostegno, per il supporto e tutto il resto ragazzi. Non mi resta che augurarvi un buon fine anno, buon fine del 2025, inizio del 2026. Ci vedremo la prossima settimana. Piano piano riprenderà anche tutta la varia programmazione del canale e tutto il resto. Ci sentiamo qui sotto nei commenti ragazzi e ci vediamo alla prossima. Ciao!
A presto.